Ciao a tutti ragazzi e bentornati. In questo canale normalmente noi parliamo di Juventus, però se mi seguite da un po' lo sapete che io ho un rapporto speciale con la nazionale italiana, vuoi perché vivo all'estero, vuoi perché sono nato nell'82, quindi insomma primi anni 90 mi ricordo che la nazionale era ancora molto presente nelle case degli italiani, ci si incontrava insieme, si guardavano le partite insieme, si aspettava anche la partita della nazionale con trepidazione e quindi insomma a me va di parlare di quello che capiterà domani con la gara contro l'Estonia. Comunque ragazzi, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratuito, grazie a tutti quelli che lo stanno facendo, siamo vicinissimi a quota 5000, ma soprattutto lasciate un commento, un mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate della nazionale, se anche a voi piace o se invece è diventato ormai un elemento di disturbo. Comunque, andiamo avanti. Domani si gioca la terza partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Estonia, una squadra che sulla carta chiaramente è la portata, però l'Italia ha già iniziato in salita. Sconfitta pesante contro la Norvegia, vittoria 2-0 contro la Moldova, ma quella sconfitta contro la Norvegia potrebbe costarci veramente caro. Chiaramente è costata la panchina a Spalletti, infatti domani ci sarà l'esordio di Rino Ringo Gattuso sulla nostra panchina, quindi andiamo a vedere anche chi sono i convocati. C'è da segnalare però che Scamacca ha lasciato il ritiro di Coverciano, purtroppo l'attaccante romano ha un fastidio al collaterale del ginocchio. Se vi ricordate in uno degli ultimi video in cui parlavamo di mercato della Dea, vi dicevo che quello era il mio punto di domanda. Scamacca può essere un calciatore devastante quando è in forma, però negli ultimi anni ha avuto tanti problemi. Comunque in bocca al lupo a Gianluca e speriamo torni presto. Nel frattempo diamo un'occhiata a chi sono i convocati. Allora, nessuna sorpresa nei portieri, Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario, difensori, Bastoni, Bellanova, Calafiori, Cambiasso, Di Lorenzo, Di Marco, Gatti, novità Leoni, già insomma appena trasferito al Liverpool, quindi bello vederlo in nazionale maggiore, e poi Mancini, centrocampo Barella, Fabiano dal Bologna, che quella è una novità, Frattesi, Locatelli, Rovella, Tonali, attaccanti più Esposito dall'Inter, ragazzo giovane, anche quella è una novità, anche se ha già presenziato chiaramente nell'Under 21, Moise Kean, Maldini, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, che non verrà sostituito e appunto non ci sarà, e Zaccagni. Sono anche curioso di vedere Retegui perché col trasferimento in Arabia, insomma, c'è un po' quella paura che non sia magari in forma. Comunque, adesso, visto che abbiamo capito quanti sono e quali sono, scusate, i convocati, andiamo magari a fare il punto su come funziona dal punto di vista delle qualificazioni, perché io ogni tanto mi dimentico, ma me le sono andate a riguardare. Allora, il mondiale è passato da 32 squadre a 48, quindi ci sono più qualificate. Però quello che c'è in Europa è questo. Allora, la Nation League conta, e adesso vi spiego anche come conta, però ci sono 12 gironi, le prime 12 qualificate in Europa si qualificano automaticamente. Poi ci sono i playoff che sono formati dalle 12 seconde e da 4 squadre, che sono quelle che si sono meglio piazzate nei gironi di Nation League, chiaramente squadre che non si sono già qualificate, e con queste 16 squadre si vanno a fare semifinali e finali, partite secche di scontro diretto. Alla fine, come diceva una volta, ne rimarrà soltanto uno, no, non solo uno, ma ne rimangono 4. Quindi le 12 prime classificate dirette ai mondiali e poi dai playoff su queste 16 squadre ne rimangono solo 4. In totale 16, però capite bene ragazzi che se uno non si qualifica da primo si inizia a fare molta ma molta fatica. L'Italia ha già perso la prima partita con la Norvegia, che è chiaramente in questo girone la squadra che ci può dare di più il filo da torcere, perso per 3-0 e quello conta, perché adesso andiamo a vedere anche la classifica, ma se si arriva a punteggio a pari punteggio con la Norvegia, in realtà conta la differenza reti. E in questo momento la differenza reti è pesante, soprattutto perché la Norvegia ha segnato con noi 3 gol, ma in ogni partita ha segnato una media di più di 3 gol. Quindi ad oggi mi sembra sia più 11. Allora andiamo a vedere così almeno insomma avete anche la grafica e capite di cosa sto parlando. Comunque sì, allora non guardate i punti perché in realtà ci sono squadre che hanno più partite giocate di noi, quindi quello conta relativamente. Però vedete che in 4 partite nella Norvegia ha segnato 13 reti, subite solo 2 e va a, insomma, a una differenza di reti di 11 che è pesante, noi siamo a -1 con solo 2 partite in meno. Quindi vuol dire che in 2 partite dovremo segnare 12 gol, cosa che io vedo, insomma, credo che sia molto difficile. Adesso bisogna vincerle tutte praticamente e sperare che la Norvegia
magari ne pareggi una, che è già quasi capitato l'ultima giornata, però non è una situazione molto facile. Comunque vedete che siamo come sempre, quando si parla di qualificazione, l'Italia fa molta, ma molta fatica. Ehm, Comunque adesso avete il quadro generale di cosa sta succedendo nelle qualificazioni, però vorrei analizzare anche un paio di cose, perché a me non piace molto la narrativa, che è pro club completamente e che snobba un po' la nazionale. Ormai è diventata questa, diciamo, la cantinella di Creator e non solo, però io ho un rapporto diverso, quindi voglio portarvi la mia opinione e ci tengo a sapere la vostra, cioè la mia non è, è un'opinione, è quello che penso io, quindi possiamo chiaramente avere una conversazione, anzi magari i club chiaramente negli anni hanno preso il sopravvento. Allora, quando ero piccolo io, non si parla di tanti anni fa, insomma ho 42 anni, capito, 82, comunque la partita dei club erano la domenica, fine. Sì, poi hanno iniziato scusate, i posticipi serali, ma in realtà le partite erano alle 3 di pomeriggio e quella era la normalità. Poi hanno iniziato i posticipi, poi gli anticipi, adesso le partite sono praticamente ogni giorno, perché oltre al campionato ci sono le coppe nazionali e le coppe europee, quindi si gioca venerdì, sabato, domenica, lunedì il campionato, martedì, mercoledì Champions, giovedì Europa League e poi si ricomincia. Più soprattutto Coppa Italia, quindi quando non ce n'è una perché magari sono finiti i gironi della Champions eccetera, c'è la Coppa Italia, diventa una situazione veramente difficile da gestire. Però cosa è successo? Il club è entrato di fatto nella quotidianità di tutti i giorni di noi italiani. Quindi ci siamo abituati. Noi italiani adoriamo le abitudini e la quotidianità. È così, ma non è che sia giusto o sbagliato, è questione di cultura. Però cosa succede? Che se la quotidianità ci viene tolta, cioè se viene distrutta dal fatto che c'è una partita della nazionale e c'è la pausa di 2 settimane delle squadre di club, beh, quello va un po' a rovinare quella che è la nostra quotidianità. Quindi la percezione, secondo me, ma questo è un parere semplicemente mio, è anche un po' peggiorata da quella che è proprio la distruzione della quotidianità dell'italiano che ormai a calcio, che già ci teniamo parecchio, tutti i giorni. E anche calcio di club, soprattutto se uno tifa Milan, Inter, Napoli, comunque squadre, ma anche squadre che vanno insomma in Europa League come la Fiorentina, eccetera, o Conference League, beh, insomma, le vediamo più volte a settimana, almeno 2. Quindi secondo me la distribuzione conta parecchio. I mondiali chiaramente si giocano solo ogni 4 anni e sono alternati da quelli che sono gli europei, quindi ogni 2 anni si giocano queste competizioni che sono, erano ritenute comunque le competizioni più importanti. Beh, insomma, si crea l'attesa, perché bisogna aspettare. L'attesa chiaramente, insomma, crea tanta pressione e la pressione cosa succede? Che se noi non ci qualifichiamo, come ormai facciamo dagli ultimi 2 mondiali, forse 3 se non ci qualifichiamo con questo, tocchiamo ferro, legno, tutto quello che è, beh, insomma, questo potrebbe creare un problema disastroso, perché cosa succede? È chiaro che l'interesse va sempre di più a sciamare. Sono tanti anni che i mondiali non li vediamo, le vediamo invece le partite di qualificazione che disturbano e distruggono la nostra quotidianità, beh, capisco che possa diventare un problema. Poi c'è anche il discorso che i giovani d'oggi, quelli che sono nati insomma dopo la qualificazione degli ultimi mondiali, che hanno adesso comunque una decina d'anni, non li hanno mai visti ai mondiali, non hanno mai visto la loro squadra ai mondiali. L'unico mondiale degno di nota è il 2006, quando abbiamo vinto il campionato del mondo, ma non solo per quello, perché dopo di quello, anche quando ci siamo qualificati nei 2 successivi, siamo sempre usciti ai gironi con figure barbine e squadre insomma un po' così. Io però mi ricordo bene ragazzi, i mondiali degli anni '90 giocato in Italia, beh, cavoli, insomma parliamo di, non solo il mondiale per sé, ma proprio del fermento che c'era in Italia all'epoca per questo mondiale e poi pensate solo all'inno, diciamo alla canzone ufficiale che è quella di Gianna Nannini e Bennato "Notti magiche". Io se la sento ancora adesso mi viene la pelle d'oca come tanti miei coetanei, un qualcosa che insomma riecheggiava nelle estati, italiane durante i mondiali, ma anche per tanti anni dopo, quindi un qualcosa insomma ricordi che abbiamo noi che sono secondo me molto speciali. Però dopo gli anni '90 le nostre strutture sono rimaste esattamente uguali, quindi in realtà non ci sono tante competizioni dal punto di vista europeo, tranne in alcuni stadi che sono stati rifatti, magari come quello di Udine, come la Juventus, eccetera. Juventus molto piccolo, però pensate alle difficoltà che c'è in Italia di rimanere al tempo anche con l'Europa, nel senso infrastrutture, burocrazia, pensate a Milano, adesso tra Milano e Inter la difficoltà di San Siro, di trovare lo stadio nuovo, non si può fare, bisogna tenere quello vecchio, cioè un disastro, quindi purtroppo anche quello crea delle problematiche non da poco. Io credo anche che ci sia un altro problema legato alla nazionale, come mai si è perso interesse, come mai la nazionale comunque non è più di buon livello. Non si può semplificare e dire non ci sono più calciatori buoni, perché questo non è vero. In Italia c'è un problema grosso anche che parte proprio da quelle che sono le giovanili. Cioè la pressione che voi vedete
di vittoria che c'è, purtroppo inizia proprio lì, dai settori giovanili, dove in realtà non ci dovrebbe essere la pressione per la vittoria. A quell'età bisogna imparare a giocare a calcio, cioè vuol dire che già a quell'età viene preferita la tattica alla tecnica individuale e all'espressione individuale. Quindi diventiamo un po' tutti robot che fanno sempre le stesse cose invece di avere quella, diciamo, creatività, che è la cosa più importante secondo me per qualcuno che gioca a calcio, soprattutto a quell'età. Bisogna divertirsi, essere creativi e soprattutto giocare su quella che è la tecnica individuale, la tecnica, il tocco di palla, il tiro, le doti tecniche, i singolari, come si dice. Non si può pensare al tatticismo, a come giocare, c'è cose che secondo me non hanno assolutamente senso. Però c'è tanta pressione su quelli che sono gli allenatori a questa età, perché gli allenatori sono sottopagati e pagati pochissimo e cosa vogliono fare? Vogliono in fretta scalare le gerarchie per poi poter arrivare chiaramente a stipendi più importanti, però in ordine per loro, scusate, per arrivare lì bisogna continuare a vincere, vincere, vincere e quindi purtroppo a discapito anche di quelle che sono le qualità dei singoli. Non sto parlando di tutti gli allenatori, però è un po' quello che sta succedendo nelle nostre categorie. E c'è questa pressione incredibile per quanto riguarda la vittoria. Cioè, se voi pensate a noi tifosi, alle società, per quanto riguarda il rapporto anche che c'è con gli allenatori e le pazienze che abbiamo noi in Italia, dove, la pazienza è finita, cioè se un allenatore non fa bene da subito, soprattutto in squadre ma non solo in quelle, ma soprattutto in squadre di alta classifica, beh, noi vogliamo cambiare e cambiare in fretta. La pressione è altissima da parte del tifo, da parte dei media, da parte di tutti, vincere, 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 sempre e comunque. Io lo capisco, però vi riporto semplicemente cosa sono i fatti. Quando c'è una pressione così alta, cosa succede? È difficilissimo costruire cicli, perché i cicli, come hanno fatto, e lo ripetiamo sempre, vari Arteta, Guardiola, beh, possono capitare solo in paesi dove la pressione, anche se c'è una mentalità diversa per quanto riguarda dare l'opportunità di lavorare e costruire un qualcosa. La Juventus purtroppo negli ultimi anni non sta costruendo molto, non solo per i problemi societari che sono ovvi, non solo per scelte sbagliate di calciatori e allenatori che sicuramente non aiutano, però la Juventus non dà mai tempo a nessuno, e si dice sempre così, alla Juventus il tempo non ce l'hai per crescere. E ragazzi è difficilissimo fare tutto giusto dall'inizio, è complicatissimo. Comunque, questo secondo me va, ahimè, a, chiaramente, spingere le scelte dei direttori sportivi a qualsiasi tipo di età, a qualsiasi tipo di livello, su calciatori che sono sempre più pronti. Quindi in realtà, i giovani nostri fanno una fatica incredibile, per noi non sono mai pronti, giocano poco e poi purtroppo questo arriva a, inficiare quella che è la qualità delle nazionali maggiore. Comunque secondo me bisogna fare un cambiamento, perché a me personalmente, e questo è il mio canale, quindi lo dico ed è la mia opinione, ma mi raccomando, sempre con l'educazione, ditemi cosa ne pensate, mi fa un po' di tristezza quando all'estero vedo amici brasiliani e argentini che quando giocano la loro nazionale, che sia qualificazione, che sia cosa, si ferma tutto, cioè per loro hanno un attaccamento alla loro nazione, ai loro colori, lo vedono come un motivo di orgoglio, come un qualcosa che, detta anche la loro quotidianità e a me sinceramente questo fa un po' di tristezza, perché io alla nazionale italiana ci tengo tantissimo e secondo me partite come quelle di domani, sono veramente fondamentali anche per quello che sarà il futuro, cioè bisogna qualificarsi al mondiale perché sarebbe un disastro e purtroppo in Italia il cambiamento è un qualcosa che viene percepito, siamo contro il cambiamento. Per alcune cose sono d'accordo, io credo che sia importantissimo mantenere le proprie radici, figuratevi, sono qua a parlare d'Italia, vivo a Portland, però sia importantissimo anche mantenere le radici chiaramente culturali di ogni regione, eccetera, eccetera. Però ci vuole anche cambiamento da un altro punto di vista, bisogna saper andare avanti, perché non si può continuare con questa mentalità in cui, si continua a pensare che la nazionale italiana sia solo un disturbo per quella che è la nostra quotidianità. In realtà la nazionale italiana è un momento di aggregazione, è un momento per approfittarne, per essere tutti sotto una bandiera unica, un solo colore e avere anche quella ritornare un po' bambini, quando in realtà da nazionale ci faceva ancora venire quell'emozione che adesso ormai abbiamo quasi dimenticato. Comunque io la vedo così e credo che
non lo so, l'attaccamento alla bandiera sia un qualcosa che quando sei di una nazione sia importantissimo. Mi fa un po' specie che noi italiani, che in realtà siamo molto attaccati alle tradizioni, abbiamo un po' perso quello che è il piacere di seguire e di proprio spingere la nostra nazionale, che deve qualificarsi ai mondiali. Comunque, ragazzi, mi dispiace se mi sono un po' dilungato, ma io ci tenevo a dirvi cosa ne penso, però datemi uno spunto, scusatemi, ditemi cosa ne pensate, però mi raccomando, sentiamoci domani dopo la partita, anche perché è una partita importante, vediamo come andrà la prima di Gattuso, in bocca al lupo. Nel frattempo, sempre Forza Juve, ma anche Forza Italia. Ciao.